Ciao ragazzi e bentornati qua sul canale. Oggi siamo a Tenerife, l'isola più grande dell'arcipelago delle Canarie. 7 isole nel bel mezzo dell'Oceano Atlantico. Ci stiamo dirigendo a nord, verso un piccolo paesino chiamato Buenavista del Norte, per raccontarvi la storia di un ragazzo italiano che ha girato mezzo mondo alla ricerca di se stesso, per poi stabilirsi appunto su quest'isola, almeno per il momento. La sua idea? Beh, semplice, fare il contadino. In realtà è un po' più complicata di così, ma lasciate che sia lui a raccontare il suo fantastico progetto. Buona visione. Eccolo! Ciao, benvenuti a Buenavista del Norte. Ciao Roberto. Ciao. Come stai? Bene, bene. Allora, Ci porti un po' a vedere sta finca? Che cosa Sì. fai qua? Dai, allora, qua io coltivo con un sistema che si chiama biointensivo misto asintropico. ok. Il biointensivo nasce nell'800 a Parigi ed è stato poi sviluppato ultimamente dagli americani, da Coleman e compagnia, che l'hanno adattato a degli spazi un po' più ristretti con delle tecnologie un attimino più moderne. Ok. E qui con della tecnologia molto basica, con il motozappa classico e con la forca, insomma con delle cose molto molto basiche, sto cercando di creare uno spazio dove si coltivi tanto in quello che abbiamo. Sì, e poi da solo anche. Perché E sono solo, tu sì. sei da solo, Sì, quindi sì, più devi riuscire a coltivare più che poi essendo solo Essendo solo, poi devo anche fare il marketing, devo anche fare la distribuzione. L'idea è con la proprietaria che mi sta prestando il terreno, perché Sì. non si tratta di un affitto, sto facendo uno scambio tra la proprietaria che ha questo giardino in alto tu. Mhm. e che lo vuole potato, messo a posto, sistemato per poterne godere, e la terra qua, che sono 4.000 metri divisi in 2.000 e 2.000, sono due terrazze. Quindi 4.000 metri di terra hai qua. Sì. In realtà Wow. un po' di più, calcolando poi tutti gli angoli, siccome però se è tutto storto, allora non sarà tutto coltivabile, Sì, è credo. chiaro. Questo qua è il primo anno, quindi prova tecnica di coltivazione. in Stai primis. provando a vedere anche cosa viene, cosa non Tutto, viene. certo, io devo mettere tutto e vedere le cose che vengono meglio, le cose che vendono meglio, Sì. perché è anche un questo di marketing, e quello che posso far ciclare, quello che mi produce abbastanza materiale organico per poi farlo diventare compost, perché ci sono vari sistemi di compostaggio che andranno poi a diventare la fertilità di base. Questa parte non è biointensiva, ma è classica. È coltivata classica questa qua, Sì, ok. ogni mezzo metro c'è una linea. Cioè praticamente ogni mezzo metro c'è una linea e tu tra i due fili neri che sono dell'irrigazione tu coltivi, no? No, in questo caso sul filo. Ah, sul filo, Sul ok. filo è proprio sul punto in cui c'è il gocciolatore d'acqua, perché Ah, ok. qua l'acqua, essendo un bene preziosissimo, Ah, deve essere anche sfruttato al massimo il sistema, in modo che ogni pianta quasi abbia un gocciolatore. ho capito, sì. Piove anche poco, quindi il sistema si sfrutterebbe meglio se ci fosse un sistema di irrigazione a pioggia, che qua non può essere fatto Non può perché essere. l'acqua costerebbe troppo. Quindi qua non è vietato praticamente. Qua è difficile più che vietato, è costoso più che vietato, perché sarebbe bello, perché avresti molta più produzione Certo. irrigando a pioggia e potendo avere invece di 3 file, come faccio qui, un sistema che utilizziamo in Sicilia che ha 4 o a 5 file o a 9 file. Ah, ok, sì. Allora, io sono Roberto, vengo da Catania originariamente. Ho lasciato Catania nel 97, quando mi sono iscritto a Padova all'Università di Psicologia. Lì, dopo, insomma, ambientatomi al nord, in realtà non sono riuscito molto a gestire l'università, la vita universitaria, sono una persona molto pratica e poco teorica. Ok. E quindi mi sono dedicato alla mia seconda passione, ho mollato l'università, mi sono dedicato ai computer e Informatica. all'informatica lato assistenza tecnica. Ho sempre dato sostegno, insomma, riparato i computer dei miei amici gratis, a un certo punto perché non farli pagare. Voglio farlo per lavoro, sì. Quindi li faccio pagare, faccio questa cosa, pagato. E così ho iniziato, no, la vita vera. Ho iniziato a viaggiare, ho Tu conosciuto. hai viaggiato tanto, no? Ho viaggiato parecchio. Dove sei stato? Cioè, prima di arrivare qua, dal 2002 in poi, con la nascita di internet, di Ryanair,
del famoso couchsurfing, del fenomeno di couchsurfing, che dove sarebbe? È un circuito di viaggiatori che si scambiano ospitalità gratuita a vicenda, non obbligatoria, cioè io ospito te, tu ospiti vai a lui, casa delle persone e tu poi, vai volendo, 2 o 3 poi giorni, quelle persone potrebbero venire a stare da te quando vengono nel tuo paese. oppure altre persone chiedono a te che sono in viaggio e tu le ospiti, sono i profili, vedi quanta, se hai dei punti in comune con queste persone, e gli fai vedere, se puoi gli fai vedere la zona, se non puoi li ospiti e basta. Io ho ospitato a livello di quasi maniacale a un certo punto, mettevo la chiave fuori, sono scritto la chiave fuori e facevo sì che chi ospitavo. E questo tu dove ospitavi la gente? A Padova. A Padova, sì. Ok, sì. Così mi ha portato moltissimo a Berlino, a Parigi, le capitali europee. Ok, e quindi poi l'Europa l'hai vista. mi ha portato in Lituania, nei Baltici, che quando mi hanno detto facciamo il Capodanno a Vilnius, in Lituania, io guardavo nella zona medio orientale, ma dov'è sta Lituania? Dov'è Lituania? Guardavo giù. A un certo punto ho visto che c'erano questi piccoli 3 staterelli che sono i paesi baltici, Lituania, Latvia, Lettonia, Estonia, dove c'era un grande assemblamento di gente, viaggiatori, autostoppisti, insomma un sacco di gente. C'era un po' una proporzione sballata fra uomini e donne, mentre il couchsurfer italiano è basato è maschile, il couchsurfer baltico è femminile, quindi ci incontravamo molto bene. Finivi spesso a casa di ragazze? Sì, la maggior parte sì. Iniziamo dalla base, no? Quindi io delimito lo spazio. Deve essere uno spazio standardizzato, un quadrato, quindi in questo caso sono 10 metri da un lato e 20 metri da un altro. Perché questo? Perché il telo, i tubi, tutto deve essere poi preso, e se io ho bisogno da un'altra parte lo prendo, lo sposto ed è uguale ovunque vado. Pulire il più possibile, decespugliare, dipende com'è, e iniziare una cosa alla volta, pian pianino, non tutte in una volta, perché poi... Quindi tu fai il rettangolo, te lo delimiti, poi piano piano cominci a fare una striscia. Poi prendo un altro pezzo di linea, mi tiro una linea dritta e mi calcolo 80 cm e inizio ad aprirli con una vanga. Questa è proprio la fase, quindi prima si pulisce, poi si apre, si tolgono le pietre, si passa il motozappa per frollare la terra e farla diventare morbida e areata. Si mette il letame, io metto tipo su 10 metri metto 6 carriole di letame e si rastrella finché non diventa perfettamente piano da 80 cm, calcolato con dei pezzi di legno che ti danno da un lato all'altro la distanza, quindi le tue linee non puoi sbagliare, vai a 80 cm, rastrelli, ed è molto il sistema del giardino zen, perché tu vai a fare questo accarezzamento della terra e togli pian pianino le pietre. E una volta che si è fatto questo si mette l'irrigazione e siccome sono 80 cm significa ogni 20 cm una linea di irrigazione, e quindi tu hai 4 fasce in teoria o 3 linee. Ok, quindi le vediamo qua, poi vediamo le 3 linee, però tu hai 4 fasce. In teoria tu potresti coltivare al centro di ogni fascia, tu potresti mettere una pianta. Ho capito. Avendo l'irrigazione giusta, avendo la pressione giusta, tu puoi fare questo. Ho conosciuto gente lituana per poter studiare la lingua, per poter studiare un po' la cultura. Ho conosciuto gente lituana, ho cercato gente lituana nella rete di couchsurfing di Padova, e abbiamo creato queste serate lituane. Bello! Ho conosciuto quella che sarebbe stata poi la mia ragazza del tempo, e mi sono trasferito, sono stato licenziato dall'informatica, esatto, dal mio posto in informatica, e questo mi ha dato la base economica per viaggiare 4 anni. E quindi ti sei trasferito nel mondo. Poi... Sono trasferito in Lituania, è stato un anno, poi ho iniziato un viaggio intorno all'Asia con un gruppo. In Cina? Ho preso l'autobus fino a Riga ho incontrato questa ragazza con cui avevamo preso accordi, insomma, con questo gruppetto che avrebbe fatto la Transiberiana. Ci siamo incontrati con il gruppo a Mosca,
Da Mosca abbiamo preso la Transilvania grazie a una ragazza che ci ha mai vista e ci ha comprato i biglietti con uno sconto del 70% Incredibile. per Irkutsk, che è la capitale della Siberia. Siamo stati un mese in Siberia, Wow. siamo scesi in Mongolia. D'inverno o d'estate? Estate. Ah, Sì, sì. d'inverno sarebbe stato D'inverno top. poi devi comprarti tutti i giacconi, le cose, Freddo. però sarebbe stato bello. Quindi un mese in Siberia, Un mese in Siberia, un mese in Mongolia, tutto in treno. pensa Un te, mese in Mongolia. bellissimo. Sì, no, la Mongolia è il paese più bello Mongolia che deve abbia mai essere visto. bella, sì. Poi 6 mesi in Cina, Sì? poi mi mancava la mia ragazza, sono tornato in Lituania. Ho trovato lavoro come cuoco, inventandomi cuoco, perché ho scoperto che se tu dici che hai lavorato due anni come cuoco ti prendono, Ah sì? anche se tu sì. non hai mai lavorato. Anche se non è vero, sì. Anche se sei italiano, quindi Quindi devi saper cucinare bene, ovviamente no? a livello professionale. E ho imparato a cucinare, ho imparato un po' la vita del cuoco, mi sono trasferito, ho detto, chissà com'è lavorare in cucina capendo il 100% di quello che ti dicono, perché io studiavo e parlavo lituano in cucina, la gente non parlava inglese. Mi sono trasferito a Dublino, cercando... Ho scoperto che a Dublino parlano meno inglese che in perché l'accento... che appena arrivi a Dublino, l'accento dublinese non si capisce niente. Allora ho detto, ma perché io mi devo far sottopagare, sfruttare tipo 12 ore per essere pagato 1000 euro, quando poi io so anche un po' di informatica. Sì. Ho trovato un posto bellissimo in un'azienda che è molto famosa, americana, a Dublino, che faceva outsourcing a Dublino, e mi sono messo là a lavorare per 2 anni, divertendomi, perché c'erano i gruppi, l'italiano, tipo il team di italiani per il servizio italiano, il team di francesi, il team di tedeschi, no? Quindi uscendo con loro, un po' con i clienti, uscendo con la comunità couchsurfing che era enorme a Dublino, enorme, facendo gite. Alla fine lì piove sempre, c'è freddo, che fai? Stai dentro l'ufficio al caldo con la tua tazza di tè e latte, lavori, guadagni, nel weekend affitti una macchina e vai in giro per l'Irlanda, che è uno dei posti più belli dopo la Mongolia, è uno dei posti più belli in cui abbia mai vissuto. Queste qua sono? Zucchine. Ok. Bello. Sono zucchine proprio italiane, già se la stanno uscendo. Qua abbiamo le melanzane e qua è, diciamo, Quali sono le melanzane? Queste. Ah, queste sono ancora piccoline. Sì, ancora sono piccole. Si crea questo sistema a nido d'ape, e che è la geometria di massima efficienza dello spazio. Sì. Quando cresceranno le melanzane, si toccheranno fra di loro, si creerà una specie di tappeto di melanzane. Sì, come si vede lì, che adesso andiamo a vedere, sì. Allora, questi sono peperoni. Cavolo rosso, cavolo cappuccio, cavolo chiuso, col serrata. Col serrata. E questo è sempre cavolo. Questo è rucola. Questo è l'argonosco, questo è rucola. E poi più avanti abbiamo delle cime di rapa. Dove? Ah, quelle laggiù, quelle con i fiore. Stanno fiorendo perché io ho bisogno di, oltre a mangiarmi la pasta alle cime di rapa, hai proprio bisogno di mangiarti la ogni pasta alle tanto cime di rapa. e fare invidia a tutti quanti i pugliesi e abruzzesi dell'isola. No, che un giorno riavranno le mie cime di rapa, sarà bellissimo. E poi sto cercando di creare i semi. Cosa abbiamo qua? Qua abbiamo i ravanelli, che ora sono diventati giganti perché... guarda, è vero, c'è un ravanello lì. Adesso sono diventati proprio giganti. Dovrebbero essere in teoria così o così. Ma sono pronti praticamente? Sì, no, sono più che pronti, stanno fiorendo praticamente. Wow, ok. E tu vedi, là c'è un buco. Proprio, dove? c'è proprio un buco. Se tu guardi sì, ok, sì. c'è proprio un buco. Qua vuol dire che hanno coltivato qualcosa che ai broccoli, che ai colfai non piace. Ah, ok, quindi non crescono. Non crescono, proprio c'è un buco e non crescono. È rimasto qualcosa nella terra qualcosa nella terra che fa questo cerchio proprio. Sì. Che non... Anche a cavolfiori lì, i broccoli, questa famiglia qui non gli va a genio. O è un crop circle. O è un cerchio nel grano, insomma. Esatto, questo è un cerchio nei broccoli. È un cerchio nei broccoli. Ok, poi... Dall'altra parte? Ok, sì, qui c'hai... zona foglie. Allora, da questo lato qua invece c'hai zona foglie, hai detto. Sì. Quindi questa è lattuga. Questo è sedano, questo è sedano. Poi c'hai cipolla. Questa è una prova sempre di cipolle nel telo, però ne ho un'altra prova lì.
cipolle senza tela, e queste sono le biete colorate. Ah, queste sono quelle colorate, queste ci decori i piatti con queste cose. Con i piatti Sì. E quello è basilico? E quello è basilico. Ok, sì. Poi qui abbiamo, ho seminato con la seminatrice a spinta la rucola che già sta spuntando. Insomma, ne hai qua un bel po' adesso. Spinaci e prezzemolo. E lì sono tutte prove, perché queste qua sono prove di semina che sto prendendo con questa seminatrice. Ora li ho tolti da qua. Poi sto facendo fare le prove. Questa è una germogliera, Questo tipo è si un chiama semenzaio. semenziaio, ok, io non i termini tecnici. No, la germogliera anche sono bene. Sì, anche quella. Una germogliera, tipo. Praticamente in Irlanda, io non volendo spendere soldi ai pub, un pochettino dopo un anno di bevute insieme al couchsurfing, poi essendomi annoiato di questa vita, mi sono dedicato ad aiutare un centro sociale lì in Irlanda, che non c'entra niente con i centri sociali degli anni 90 italiani, ho capito. di campagne, Sì. dove veramente era organizzato bene, pulito, organizzato con la libreria di libri usati, ma delle cose bellissime, Sì. la cucina vegana. Una delle attività che abbiamo fatto è stata andare a protestare contro una centrale di smistamento di rifiuti che stava inquinando la bellissima Irlanda, e lì hanno fatto questo 10 giorni di workshop generali, e ho imparato che si poteva costruire un forno con la terra Ah, ok. e fare pane e pizza. Terra cruda. La terra cruda. Sì. E un ragazzo mi ha passato una foto dicendo: guarda, io con la mia famiglia a piedi nudi abbiamo costruito una casetta. Io stavo per comprare casa lì a Dublino, spendendo per 10 metri quadri 200.000 euro, facendo un mutuo di 60 anni da passare ai miei figli, cose così. Ho detto: ma come, io da solo con gli amici posso costruirmi una casa divertendomi, costo zero, Certo. e devo andare a imparare questa cosa. Devo assolutamente imparare a farla. Assolutamente. Quindi ho cercato sempre in un altro network, ho cercato un posto dove insegnavano, dove mi avrebbero ospitato in cambio di aiuto per la costruzione di queste cose. E quindi mi sono spostato in Bulgaria. Ho vissuto un anno in Bulgaria. Ok. Imparando un po' la terra cruda, un po' ho conosciuto questa cosa che è chiamata permacultura, che è una progettazione tipo un'architettura del paesaggio in maniera molto ecologica, dove si incontrano appunto design di materiali ecologici con stile di vita più sostenibile, con orticoltura. Questo è il magazzino, che quando sono arrivato non aveva il tetto ed era pieno di sanfrusaglie messe così alla rinfusa con dei teli per coprirlo. L'ho svuotato e ho iniziato a costruire anche questa parte non c'era, e poi c'era questo spazio vuoto e questo spazio dove tenevano le caprette. E qua tu eri capace di fare di mettere a posto il tetto, allora, no, hai fatto tutto da Ho solo? imparato quest'anno. Hai imparato quest'anno Sì. a mettere a posto il tetto? Come hai imparato? Ho visto anche dei video su YouTube. Spuntando un pallet ho notato che c'era un determinato tipo di pallet che riusciva a creare da un pallet una trave. Ok. E ho visto più o meno come erano fatti, e io ho visto che andava una trave e poi sopra le travi andavano delle assi dove avrebbero poggiato il tetto. Tutto qua. Hai fatto tutto tu, quindi? Sì. Tutto tramite YouTube? Tramite YouTube, sì, e tramite insomma le piccole esperienze che avevo fatto in Sicilia. Sì, poi provando, non provando, Sì, così va bene, così non va. Fatto proprio di mio da solo, questa è la prima volta che faccio una cosa così grossa da solo. Questo è il processo per fare la terra cruda, no? Esatto, metto l'argilla a mollo, quindi metti la terra a mollo, la mischi con la paglia, è bagnata di paglia, la riempi i pallet e questo diventa durissimo, e tu tocchi qui, è pietra, è proprio pietra. E poi, protetto. E poi lo ricopri ancora all'esterno, no? Esatto, Così come qua. esatto. E questo è tutto procedimento di lavorazione della terra cruda. Questa è la prima. Ma si può costruire cioè è legale fare questo? In alcune zone del mondo sì, il 70% delle case del mondo, tutta la parte povera del mondo, è costruita con la terra cruda. Ah, ok. Adesso c'è il revival che è da una ventina d'anni chiamato bioedilizia in Italia, o natural building in inglese. La parte interna verrà ricoperta di calce, sabbia,
Ok. quindi lo stucco Da dentro, quindi, da dentro sì. per evitare che perché qua dentro c'è una doccia. Ah, ok. Qua c'è Sì. la doccia, io non ho la doccia e il bagno in camera, me la sono Perché costruita tu dormi esterna. qua, no? Io dormo qua in finca, dentro una stanza Dentro un gabbiottino che hai è lì su. una stanza che era dedicata alla motopompa, che prima pompava dalla cisterna alla vigna. La proprietaria l'ha fatta praticamente, l'ha ristrutturata per metterci una lavanderia. E tu E dici, poi ma io senti, ho ma ci dormo provato, io dentro. sì, ho detto, guarda, se io mi costruisco una cucina, mi costruisco un letto con i pallet, c'era già un bellissimo mobile dove ho messo la mia televisione, vivo bene. Certo, sarebbe bello avere la bagna in camera, poi Vabbè, piano pochito piano, poco, piano piano, come dicono qua, no? pochito poco. Ma ascolta, ma questo qui se piove si scioglie però, Sì, no? infatti se tu vedi, là, qua si sta bagnando, Sì. perché dentro c'è la doccia e ancora non l'ho isolato. Esatto, ah ok. Ma ci si può Per tipo questo, ricoprire però- di qualcosa che lo rende impermeabile, Sì, allora, no? sono due tecniche. La prima è fare questa falda Sì, ok. esterna del tetto In modo di che non almeno ci- 50 cm, In modo che non ci piove direttamente Esatto. contro, sì. Oppure andare a vivere al sud di Tenerife dove non piove. Però tu sei venuto al nord, Però io sono quindi... venuto al nord perché ho l'orto. Se avessi dei problemi di pioggia molto battente, lo ricoprirei di stucco. Ah, ok. Quindi diventerebbe tutto bianco, o lo potrei dipingere. E quindi è calce, o calce idraulica, o calce aerea, Mhm. o grastello di calce che però qua non si trova, mischiata con pozzolana, che è una specie di sabbia argillosa, che qua si chiama picon. Qua pure ci sono delle bottiglie, dall'altra parte sono delle bottiglie. E poi c'è anche una decorazione E lì poi, fatta... e poi diventa decorativo, perché quando ho messo le due bottiglie lì, io ho visto degli occhi e ho fatto la rana, Sei un artista a tutti gli effetti, sei. la salamandra, il lagarto, come si chiama? Sì. La lucertola. No, l'arte è ovunque, no? L'arte emerge. Sì, emerge, vero, sì. L'arte emerge come le piante. Dopo un anno in Bulgaria ho creato un gruppo di bulgari e stranieri che volevano creare un ecovillaggio. Quindi in Bulgaria avete costruito questo... E stavamo per costruire questo ecovillaggio. Ah, A un certo ok. punto è arrivato l'inverno freddo. Sì. Ho detto, vado a passare il Natale in Sicilia. Una volta tornato in Sicilia mi sono reso conto che in Sicilia c'è la terra fertile per creare questo gruppo di permacultura e per creare un progetto di ecovillaggio. Sì. Ho cercato un mese e ho trovato un posto bellissimo, abbandonato, che con il patrocinio dei proprietari ho riabilitato la zona. È una valle di 40 ettari con un fiume perenne anche d'estate, che è una cosa molto rara, accanto a una necropoli di 40.000 anni fa. E ho creato questo ecovillaggio nel 2012 che ha attirato purtroppo un po' gente di tutto il mondo alternativo, Mhm. che sono arrivati in una carovana tipo film Sì. di 50 persone e non sono più mossi di là, creando questa frizione fra il mio stile di ecovillaggio e il loro stile di comune hippie, Sì, che ho capito. a un certo punto, vedendo che poi in realtà la vita lì era difficile a livello sociale, perché frizione con questi, io volevo creare una comunità che si autosostenesse a livello economico, quindi con corsi, con trasferimento di cultura, con orti, con tante cose. Loro invece erano lì più per fare vacanze, fare per vivere, festa. come dicevano loro, nel selvatico. Ecovillaggio? A un certo punto mi sono detto, ok, io qua... Ecovillaggio in Sicilia, in Sicilia, la Sicilia ti ha attirato queste persone che ho iniziato erano distanti dalla tua idea di ecovillaggio, quindi cosa è durante successo? gli inverni passati nell'ecovillaggio, dove non potevo lavorare con la terra cruda, sono venuto una volta qui a Tenerife nel 2015 e nel 2016 in India. Quanto sei stato in India? 6 mesi. 6 mesi, ok. E i peggiori della mia vita. I peggiori della tua vita. Sì. Là poi sono trasformazioni personali, no? Dice, È un quando dici, ambiente pesante, sai quando sì. dici vai in India per trovare te stesso, però non ti dicono come lo troverai. E qui ho conosciuto un sacco di gente, ho visto che non esisteva l'inverno, che potevi coltivare i pomodori accanto al cavolfiore, Sì. cioè queste cose bellissime. Sì. Tu hai visto, quando sei venuto, hai visto questa idea? Cioè ti è venuto, detto Ho visto l'idea di un clima mite e di un'agricoltura. Quindi qui si può coltivare tutto l'anno, Sì, dici? si può coltivare tutto l'anno. La comunità è molto bella perché
ho incontrato un sacco di gente che veramente si dava da fare nelle proprie finche. Sì. E quindi e poi quando tu eri venuto qua in Tenerife, che avevi avuto quest'idea della coltivazione, vedendo tutte queste cose, appassionandoti a questa cosa, hai detto io vado là, voglio andare là a fare questo, perché so che con un poca terra riesco a fare tante cose. Sì, io ho messo in pratica per 4 anni questa cosa in Sicilia. Ok, sì. Nel momento in cui è arrivato il Covid, l'emergenza, ho visto che tutte le porte si stavano chiudendo, e stavo cercando del terreno, arrivava l'inverno e dicevo ma io perché devo stare in Sicilia? Non ho un terreno, arriva l'inverno, arriveranno sicuramente restrizioni. Che faccio? Cosa faccio? Qual è il posto migliore per coltivare in Europa, il posto più caldo, il posto più rilassato? E quindi ad agosto ho cercato, il 19 agosto ho cercato della gente che volesse fare una collaborazione. Da dove l'hai cercata? Su Facebook. Da un gruppo di Facebook. Sì, c'è Italiano a Tenerife ed è arrivata una caterva di proposte. Di persone, tra cui proposte. Anche la signora che ti ha... Tra cui sì. Che è una signora del posto. Sì, sì, è una ragazza del posto. Sì. È una ragazza? Sì, ha la mia età, 40 anni, una insomma. ragazza, Una donna del posto con due figlie simpaticissime, insomma. Lei è stata avvisata da un'altra amica che mi ha visto sul post di Italiana a Tenerife, un'amica italiana, avvisata. E ti ha dato questo posto. E poi ci siamo contattati. Era proprio destino. È stata il primo posto in cui, perché all'inizio sono venuto come volontario a casa di altri italiani, poi in una fattoria di una colombiana. Ho girato prima anche per risparmiare. Sono venuto a vedere questo posto e me ne sono innamorato perché io qua devo fare assolutamente. È esattamente quello che volevo. C'è l'acqua, perché c'è la connessione diretta col contatore, quindi facilissimo da regolarci con noi. È piana, sì, però è quando vuota. sei arrivato non era così, era tutto da pulire. Allora, qua c'era un po' di spazzatura, quindi c'erano delle staccionate fatte con i tubi, fatte con le cose, qua era tutto diroccato. Un po' di erbacce, quindi, tubi buttati. Ti sei fatto un bel mazzo? Sì, mi sono fatto un bel mazzo, però ho scoperto tutte le risorse che avevo. Quindi tutti i tubi che erano sparsi li hai usati tutti? Li ho usati tutti. Sì, cioè io per la prima volta oggi comprerò dei tubi dopo 6 mesi che sono qua di irrigazione. Ho avuto la fortuna di trovare questa cosa. Trovare tutto. Sì. Questo è il giardino degli alberi da frutto. Alberi da frutto. È un giardino che abbiamo fatto questo scambio con la proprietaria. Io tengo potato, curato, irrigato, un fico, che però è un fico selvatico, dovrebbe essere secondo me innestato, non sto dando tanti fichi. Questo è un avocado? Sì, che produce tantissimo. Ah sì? E quando è la stagione di avocado? A Natale praticamente. Ah, ok, quindi adesso. Guarda, guarda, ci sono adesso quelli nuovi. Guarda qua. Quanti? Sì. Sì, questi sono avocati in miniatura che a Natale sono pronti praticamente. Senti, tu come lo vedi in futuro? Cioè, qual è il tuo progetto per questo posto? Che cosa vuoi creare? A parte coltivare, che questo l'abbiamo capito, ma c'è di più, io so che c'è di più. Qual è la tua idea dietro questo posto? La mia idea insieme alla proprietaria, che il bello è che lei è una disegnatrice grafica, una grafica, illustra libri naturali, è una specie di ornitologa, comunque a me piace molto fotografare gli uccelli che sono qua migratori, è un posto bellissimo per l'ornitologia, ha delle figlie, quindi bambini, e vuole creare un posto che sia appunto per tutti quelli che vogliono approcciarsi a questo stile di vita, e quindi l'idea è di creare anche poi dei corsi per bambini o in generale per adulti con la terra cruda, per l'ecologia, insomma lo stile di vita sostenibile, ecologico, che ormai lo do per scontato quasi, queste parole sono più che utilizzate, ma punto di riferimento per quanto riguarda uno dei vari punti di riferimento, perché qua a Tenerife ce ne sono tantissimi. Ce ne sono tanti? Ce ne sono tantissimi, questo è uno in questa zona che non ha molta attività sociale, è una zona molto residenziale,
dove non c'è l'attività che c'è giù al sud, e quindi questo potrebbe essere uno dei punti dove la gente può venire a stare, a imparare, stare a contatto con la natura, sì, imparare come si coltiva, se vuole da qua possiamo avere le basi e poi possiamo intervenire sulle altre terre abbandonate. Quindi ci sono molte terre abbandonate, qui di fronte a noi c'è una collina abbandonata enorme, qua c'è un'altra collina abbandonata. L'idea è di far vedere che esiste una volontà ed una tecnica di sistemare queste zone pian pianino, così, sistemare. Questo è piccolo come spazio. Sì. Una cosa importantissima dei teli che la gente odia perché è plastica, questi teli, se tu utilizzi il fuoco per fare i buchi, e se tu non li tocchi, perché la gente, perché io cammino qua e non qui? La gente mette i teli da 3 metri, da 10 e poi ci cammina sopra. Ci cammina sopra e li spacca. E si sfilacciano tipo. Usi il fuoco e non li tocchi, non ci cammini sopra. Per vedere. Quindi poi rimane sono bruciati, sono cauterizzati, no? Io uso una torcetta. Se tu lo bruci, non si sfilaccia, e se tu non lo calpesti non si rompe. E non inquini, quindi. Non inquini e rimangono con te per decenni. Per decenni, esatto. Sì, la plastica è importante, bisogna saperla utilizzare bene, esatto. Perché sennò... La plastica, se tu la sai utilizzare bene, la compri una volta e ce l'hai con te per tutta la vita. Quando parlo con la mia vicina, che è fenomenale, la vicina canaria di 80 anni che ancora zappa la terra, lei coltiva patate, e quando ogni volta lei mi chiede che stai piantando, io gli dico oggi pianto le zucchine. Quindi il rapporto con il vicinato e con la gente del posto com'è? Al me qua è bellissimo. È a differenza dell'Italia di quando stavi in Sicilia? C'è una bella differenza, perché per esempio il vicino che si affaccia in Sicilia e ti dice ma che stai facendo, che stai combinando, già un po' disturbato quasi, no? Sto facendo l'orto per venderlo, no? per guadagnare qualcosina. No, qua non cresce niente, qua nessuno compra, tutti se ne vanno con le grandi aziende, no? Quindi questo disfattismo, fatalismo classico siciliano. La vicina, uguale, cosa stai facendo, cosa stai coltivando? Gli dico guarda, le zucchine, le lattughe. Fa bravo, ottimo, bellissimo. Quindi più positivi, no? Sono positivissimi. Quando io dico però sono solo, devo fare lentamente, fa pochino a poco, non ti preoccupare, poco a poco se vai avanti, e ti dà quel sorriso di cui hai bisogno per andare avanti in un progetto dove tu sei solo. In realtà non mi sento solo, perché ci sono le bambine, esco qua 1 chilometro, ci sono c'è tutto, insomma. Non ti capita mai di annoiarti qua? No, in realtà la sera, è un periodo che insomma non si può fare niente. Non si può fare, ma io siccome sono molto nerd, tu non vai a ballare, diciamo. No, io leggo i manuali di gioco mentre guardo YouTube sulla televisione, oppure gioco ai giochi di ruolo online, non i videogiochi, i giochi di ruolo, che sono 2 mondi diversi. Poi ci sarebbe da fare un altro video. Un altro video a parte, lasciamo perdere. E tu vedi, ci sono 3 bancali, esatto, col telo, 1, 2 e 3, e 2 senza telo. Sì, ok, che uno di qua e uno di là, ok. Come mai? Perché? Perché qui dove non c'è il telo andranno piantati gli alberi. Ah, tipo mele, pere. Tutti gli alberi da frutta che producono foglie in estate e non caduchi. Tu immagini di estate, quando c'è il sole a picco, un po' di ombra, tu avere dell'ombra e gli fai solo che bene. Sì, ho capito. Certo. Ho capito. In più hai la produzione di frutta, e in più hai la produzione di materiale organico che verrà riciclato per diventare poi parte della terra. E questo è un metodo moderno di questo si chiama sintropico, oppure si può trovare scritto come alley cropping, cioè coltivare all'interno. Significa coltivare all'interno di viali alberati. Sì, ho capito. L'alley sarebbe il viale alberato. Sì. Quindi tu hai dei vialoni di alberi dove all'interno sfrutti lo spazio per coltivare ortaggi. Ma poi si creano anche dei corridoi ecologici. Ah, ok. Perché gli alberi attraggono gli uccelli. Ok. Gli uccelli si mangiano gli insetti dannosi. È una specie di biotopo, una specie di... È un ecosistema. Un ecosistema. Che però adesso sembra una coltivazione standard di quelle con la plastica. Però non è così realmente. Questo è l'inizio. Ok. Questa è la prateria che poi diventerà
diventerà foresta un giorno. Ok, ho capito. Quindi dovrò tornare in un futuro. Fra 10 anni ci vediamo. Va bene. Siamo ancora qua, speriamo, a Tenerife, che insomma, Sì, io sono sì, appena sì. arrivato, tu già sei più esperto di me. Ho visto gente che mette gli alberi in mezzo all'orto proprio a Sì, così, caso. a cavolo. Ho detto perfetto, allora studiamoci un sistema organizzato dove i tuoi alberi non disturbino i miei ortaggi. Sì, Perché sì. poi la raccolta... Anzi, ma a volte che aiutino gli ortaggi. Esatto, no? ho trovato questo sistema che in realtà ha sottolineato il fatto che gli alberi potrebbero dare realmente un surplus, un qualcosa in più, un contributo, al sistema orticolo. Al sistema orticolo, sì. Quindi diciamo che bilancio il mio uso di plastica tanto odiata Sì. dai permacultori Sì. con Sì. le erbacce. Beh, dalla plastica se la tratti bene, come hai detto, Esatto, non sì. inquini, la tieni per sì, anni. però purtroppo in internet e nel mondo dell'ecologia c'è molta ideologia, la plastica non va da bene. molta ideologia e molto estremismo, come un po' tutto. Nel mondo alternativo c'è molto estremismo. Mi dici che io non uso la plastica, però poi magari per togliere le erbacce uso un diserbante, sto facendo Per peggio esempio, ancora, dici, no? Per esempio, oppure io non uso diserbante, metto gli ortaggi che dovrebbero nutrire me e la mia famiglia, ma non la nutrono perché realmente non ne ricavo niente, e alla fine vado a comprare sempre al supermercato dando i soldi alle multinazionali Certo. che fanno la plastica, anzi, cioè, capite? Quindi Sì, è tutto un... è il ciclo chiuso dall'altro lato. Certo. Questa è la mia prima tentativo di pota. Ah, perché tu non sapevi... No. E come hai Io- imparato a potare? Sempre su YouTube. Sicuramente se lo vede un maestro potatore mi dice qua c'è il 50% non l'hai tolto. Se ci sono maestri Quindi- potatori che guarderanno il video, Esatto, spero. sai che sotto scriveranno nei commenti, guarda che Scrivete nei commenti. l'hai potato malissimo oppure l'hai potato benissimo. Però visto che sta facendo i frutti, Sì, sta facendo i fiori, cioè in teoria non sta male. in teoria non sta male, esatto. La gente spero che comprenda che quando compra le cassette che io vendo, in regalo a supportare il progetto, in regalo a degli ortaggi. Sì, ho capito. Quindi è una forma mentis molto difficile per la cultura europea, Sì. però si sta Piano sta emergendo questa cosa che l'economia viene dal basso, Sì. la rivoluzione viene dal basso, e quindi quando tu hai quei pochi soldi che hai di lato puoi fare una scelta sociale e sostenere un progetto invece che un altro, oppure una volta uno, una volta l'altro, così che noi che ci dedichiamo a questo sistema possiamo andare avanti e migliorare la qualità del sistema stesso, non la quantità, che è una cosa che viene comunque parallelamente. Perché quando io miglioro la qualità della mia vita e del sistema, io posso dedicarmi anche a fare degli ortaggi generati dai miei semi, che mi danno una qualità autoctona, una qualità e un gusto maggiore. Certo. E anche a livello poi chimico, la salute, è tutto collegato, no? Quindi è un filo conduttore, però bisogna spingere dal basso per far sì che questo sistema evolva. Quindi noi diamo un supporto all'evoluzione stessa del sistema. Ti ringrazio tanto per il tempo che mi hai dedicato Grazie e io a te. ti auguro di avere tanta fortuna con questo progetto, perché è una cosa veramente figa, interessante. Grazie. E sono contento di averti incontrato per aver raccontato la tua storia. Spero di darti un po' di visibilità perché te la meriti tanto. Grazie mille. Ci vedremo al sud, Sì, andiamo a mare a gennaio. Sì. Roberto è una persona davvero straordinaria ed aver avuto la possibilità di conoscerlo è stata veramente una grande fortuna. Il nostro pianeta ha sicuramente un estremo bisogno di più persone come te. E quindi mi sento di poterti dire da parte di tutta la mia community: grazie Roberto e in bocca al lupo.